Cari amici, buongiorno, eccoci in una nuova ricetta. Oggi passiamo la pasta choux, la pasta che si utilizza per fare i beignets o gli eclair. Come prima cosa vi elenco gli ingredienti: 125 g di latte intero che abbiamo già aggiunto nella nostra casseruola, 125 di acqua che c'è meschiata già dentro, 15 g di tremolina. Per chi non ce l'ha può usare lo zucchero semolato normale. La tremolina non è nient'altro che uno zucchero invertito. Aggiungiamo la nostra tremolina. Poi ci mettiamo 5 g di sale. Così va bene. 150. E 200 g di uova. Anche quelli li metteremo in un'altra ciotola, perché vanno aggiunti dopo. Le uova intere naturalmente. Benissimo, abbiamo 4 uova. Ora possiamo iniziare, abbiamo tutti i nostri ingredienti. Come prima cosa mettiamo il latte, l'acqua, la tremolina, il sale e il burro, come abbiamo fatto, le mettiamo a ebollizione, le mettiamo sul nostro fuoco e le facciamo bollire. Come potete vedere, iniziamo a fare sciogliere il nostro burro dentro nell'acqua del latte, nella tremolina, e portiamo ad ebollizione, facciamo sciogliere questi ingredienti. Quando siamo arrivati ad ebollizione con questi ingredienti, cosa facciamo? Spegniamo il fuoco, aggiungiamo la farina e iniziamo ad amalgamare il nostro composto.
Portiamo ad ebollizione. Il nostro composto è bello caldo, ancora un attimo per arrivare bene ad ebollizione. Ok, siamo ad ebollizione, spegniamo il fuoco ed aggiungiamo tutta la farina in un colpo. Ora continuiamo a mescolare per addensare il nostro composto. Ora riaccendiamo il fuoco e iniziamo ad asciugarlo. Dobbiamo asciugare questo composto per portarlo a diventare come una cosa molto compatta, asciutta, e deve lasciare all'interno della pentola una piccola patina che ci farà capire quando sarà il momento di tirarlo fuori dalla nostra pentolina. Il fuoco non tantissimo alto, mantenete un fuoco medio-basso, e facciamo asciugare questo composto. Facciamolo asciugare abbastanza bene, fino a quando ci lascia una patina sul fondo della pentolina. Mi raccomando, non fatela bruciare. Abbassate il fuoco, fatela asciugare un pochino, fino a quando vi rilascia un pochino di patina contro la pentola. Ok, a questo punto cosa facciamo? Spegniamo il fuoco, lo mettiamo dentro nel cestello della planetaria. Mettiamo il nostro composto all'interno del cestello della planetaria. Lo versiamo dentro e lasciamo raffreddare il nostro composto. Come potete vedere lo apriamo bene, che si raffredda, perché se noi gli versassimo dentro adesso le uova, cosa succederebbe? Le uova, toccando il nostro composto caldo, andrebbero a cuocere.
Quindi quello di importante è che noi dobbiamo fare raffreddare il nostro composto un attimino, poi lo mettiamo nella planetaria, lo facciamo girare con il nostro scudo. Quando è un po' raffreddato, che arriva intorno ai 40-45 gradi, a questo punto noi possiamo aggiungere uno alla volta le uova per farle incorporare. Adesso lo lasciamo raffreddare un attimo. Lo metto praticamente nella mia planetaria, che vi posso fare vedere. Mi raccomando, nella planetaria dovete usare lo scudo, questo attrezzo, per farlo girare. Facciamo partire la planetaria al minimo, mi raccomando, non troppo forte. E iniziamo a fare raffreddare il nostro prodotto. Come potete vedere viene fuori un pochino di fumo di calore del nostro composto. Lo lasciamo girare un attimino, di modo che si raffredda. Dopo andremo ad aggiungere un uovo alla volta. Abbiamo messo 4 uova all'incirca di un peso di 200 grammi. Come potete vedere, metto le uova da parte della mia macchina, lascio raffreddare ancora un attimo perché mi sembra che è ancora molto caldo. Io, per sapere naturalmente la temperatura del nostro impasto, ho un termometro e vado a misurare la temperatura. Spengo la macchina naturalmente, vado a misurare la temperatura del nostro composto, che non deve superare i 51-52 gradi, perché se mettessimo le uova al di sopra dei 52 gradi, cosa succederebbe? L'uovo inizia a coagulare e non riusciamo a fare un composto di una certa qualità. In questo momento, come potete vedere, abbiamo 45-46 gradi. In questo momento possiamo aggiungere piano piano le uova. Mi raccomando, deve essere sempre al di sotto dei 52 gradi per aggiungere le uova, altrimenti le uova si cuociono. Aggiungiamo un uovo o 2 alla volta. Io ne ho aggiunti 2 in questo momento. Li facciamo incorporare piano piano, senza fare girare la macchina troppo veloce. Per capire se sono incorporate bene, praticamente cosa succede? L'impasto si attacca molto al nostro attrezzo, al nostro scudo o alla nostra foglia, che è la stessa cosa. Al nostro attrezzo della macchina si attacca bene l'impasto, vuol dire che l'impasto ha incorporato bene le uova. Spegniamo la macchina, aggiungiamo le altre 2 uova. Continuiamo a impastare. Come potete notare, il nostro impasto è quasi pronto. Lo lasciamo girare ancora un attimo. Che incorpora. Dopo prenderemo il nostro impasto con una marisa, una spatola apposta che si usa in pasticceria, e vedremo se il nostro impasto sarà ok, altrimenti andremo ad aggiungere ancora un uovo. Poi vi spiego come capire quando è a posto l'impasto. Spegniamo la macchina. Allora, adesso controlliamo l'impasto se va bene. Per andare bene l'impasto deve fare il triangolo.
come potete vedere fa un piccolo triangolino. Se fa questo piccolo triangolino qua sulla spatola, quando cade fa il triangolo, vuol dire che l'impasto va bene, è a posto. Possiamo spegnere la macchina, tirare fuori il nostro impasto e lasciarlo a temperatura ambiente per un'ora. Ora cosa facciamo? Sganciamo il nostro scudo, leviamo il nostro impasto, come potete vedere. Ora andiamo a mettere il nostro composto dentro questo sac à poche con la bocchetta del 18. Perché la bocchetta del 18? Ve lo spiego subito, perché dopo andremo a mettere della carta da forno su una teglia e faremo delle strisce lunghe un 38-40 cm. Saranno i nostri eclair praticamente. Però prima di fare i nostri eclair, metterli in forno, faremo un passaggio di circa 30 minuti in congelatore. Voi mi direte, ma perché in congelatore per poi metterli in forno? E io vi spiego anche questo. Per quale motivo? Per un semplice motivo. Se noi mettiamo il nostro composto direttamente dal sac à poche e la mettiamo su una teglia e poi le inforniamo, all'interno del nostro impasto c'è il burro e non si stabilizza. Cosa succede? Mentre cuociamo uscirà tutto il burro nella nostra teglia, si scioglierà il burro dall'impasto e uscirà. Mentre se noi andiamo a mettere il nostro composto con la sac à poche, la mettiamo su una teglia e le nostre liste che facciamo le mettiamo in congelatore per 30 minuti, il nostro burro che c'è all'interno dell'impasto densificherà, diventerà duro. Quando noi andremo a metterlo in forno, invece di sciogliersi, non avrà tempo perché cuocerà prima di sciogliersi. E per questa motivazione usciranno senza perdere il burro i nostri eclair o anche i nostri bignè. Se volete potete fare anche i bignè. Io in questo caso andrò a fare gli eclair. Come potete vedere abbiamo messo tutto il composto dentro questo sac à poche. Ora il sac à poche lo lasciamo riposare per un'ora. Lasciamo raffreddare il nostro composto per un'ora. Allora, il nostro composto si è raffreddato, adesso andiamo a fare delle strisce con una bocchetta del 18 che abbiamo montato, andremo a fare delle strisce dentro la nostra teglia. Perché faremo queste strisce? Faremo queste strisce perché poi la metteremo in congelatore per 30 minuti, molto importante, per il burro, perché se noi lo facessimo direttamente, cosa succederebbe? Succederebbe che in cottura si scioglie il burro e esce dentro nella teglia e i nostri bignè o gli eclair, in questo caso, non verrebbero. Iniziamo con fare delle strisce da 24 cm perché la mia teglia purtroppo non posso fare tanto diverso, è piccolina. Se avete una teglia più lunga potete fare anche delle strisce più lunghe. Tenete presente che queste strisce dovranno essere il doppio della lunghezza del nostro eclair. Io faccio gli eclair da 12, quindi faccio 2 da 24. Non troppo vicine, perché se le facciamo troppo vicine, quando cresceranno, che andranno a lievitare nel forno, dopo si toccheranno e non cuoceranno come si deve. Cercate di farle più omogenee possibile. Dopo vi faccio vedere un altro segreto per non fare il beccuccio, Ora,
Cosa dobbiamo fare? Per non fare il beccuccio ci bagniamo le mani con un goccio di acqua, le dita con un goccio di acqua, e li mettiamo così, spianiamo via la punta in questo modo. Perché con l'acqua? Perché prima cosa non ci appiccica il nostro impasto sulle dita, come seconda cosa rimane più omogeneo quando viene la cottura, non ci viene quel beccuccio e non brucia nel forno. In questo momento adesso cosa facciamo? Abbiamo finito di fare le strisce dei nostri eclair, li mettiamo in congelatore per 30 minuti per stabilizzare il burro, dopodiché li leveremo dal nostro congelatore e li metteremo in forno a 200 gradi, 180-200 per 20 minuti nella prima parte della cottura, mentre nella seconda parte della cottura a 160 gradi per 15 minuti. Tra tutto sono esattamente 35 gradi, cioè 35 minuti di cottura. La prima parte 20 minuti a 180-200 e la seconda parte a 160 gradi per 15 minuti. Ora andiamo in congelatore per mezz'ora. Eccoci, abbiamo levato i nostri eclair dal congelatore, sono passati 30 minuti, adesso li tagliamo a metà. Andiamo a tagliarli. Abbiamo messo nel forno, abbiamo impostato 20 minuti di tempo e ora li facciamo cuocere. Signori, eccoci, i nostri eclair sono cotti, ora li lasciamo raffreddare, dopo faremo la guarnizione degli eclair e li decoreremo. Ora è il momento di riempire i nostri bignè con la crema pasticcera, i nostri eclair che abbiamo fatto con la crema. Mettiamo la nostra crema dentro nella sac à poche e riempiamo i nostri eclair. Prendiamo un piatto da portata per presentare il nostro dolce. E andiamo a fare la nostra decorazione.